Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Insomma, buon lunedì. Ci ritroviamo perché oggi sono giocate le ultime due partite della prima giornata di Serie A, quindi Udinese e Verona hanno pareggiato 1-1 e mentre il nostro buon Artur Melo si imbarcava per il Brasile, sponda gremio, insomma con uno dei trasferimenti, anzi prestiti, che ormai ha caratterizzato la sua storia alla Juventus, dall'altra parte i dirigenti bianconeri hanno seduti al tavolo con il Besiktas per cercare di vendere a titolo definitivo Thiago Jalò. Mentre tutto questo succedeva, l'Inter esordiva in campionato contro il Torino spazzandolo via per 5-0. Chi avesse avuto qualche dubbio insomma sul fatto che l'Inter potesse essere una seria pretendente per la vittoria finale dello scudetto, credo che questa sera abbia visto i suoi dubbi un po' spazzati via, tanto come l'Inter ha spazzato via i Granata. Se seguite questo canale invece sapete che io ho sempre parlato di un Napoli favorito, anche perché sono loro i detentori dello scudetto, non potrebbe essere diversamente, ma di un Inter che in realtà è subito dietro. Comunque, prima di iniziare a parlare di queste cose, mi raccomando, iscrivetevi al canale, è gratuito, lo ripeto, però importantissimo, commento e un mi piace. Se non ci sono interazioni si fa veramente fatica ragazzi a continuare a fare contenuti, è una cosa importantissima, aiuta me, aiuta il canale e così ci fa vedere a più juventini. Comunque, se da un lato forse c'è stato anche un po' troppo poco Torino, perché è stato un Torino rinunciatario, è stato un Torino che alla fine dopo il primo gol ha quasi smesso di provarci, però dall'altro lato forse tanto di questo poco Torino è dovuto dal fatto che l'Inter ha giocato comunque una prestazione secondo me di livello e quest'anno i nerazzurri hanno anche delle frecce, delle nuove frecce al proprio arco, cioè abbiamo visto l'esordio di Sucic, un giocatore comunque 21enne pagato mi sembra 16-17 milioni quest'estate all'inizio del mercato, che ha dimostrato di avere personalità, qualità e comunque di essere una validissima alternativa, anzi forse nemmeno un'alternativa, ma come ha fatto questa sera Chivu con grande coraggio, un calciatore che in realtà potrà essere un titolare di questa Inter, anche perché come sappiamo ci sono tantissime partite con Coppa Italia, Coppa dei Campioni, eccetera eccetera eccetera, e un po' il problema dell'Inter era quello che alcune delle seconde linee non erano sempre all'altezza, anche perché l'anno scorso, se vi ricordate, calciatori come Zielinski comunque tra infortuni eccetera non si sono praticamente mai visti o molto poco, hanno dato molto poca continuità. Comunque ragazzi, vediamo sempre un po', si pensa sempre che alcuni calciatori non siano un po' sulla via del tramonto come vari Acerbi, Pavard, però vedete che alla fine quando vediamo il povero Simeone in mezzo a Acerbi, Pavard e Bastoni ci fa anche un po' tenerezza, perché capiamo bene che con questi tre anche i migliori attaccanti del mondo fanno veramente fatica a combinare qualcosa, e infatti il povero Simeone alla sua prima con la maglia del Torino dopo l'avventura insomma al Napoli fa vedere che ci vuole un qualcosa di più là davanti. Chiaramente se ci fosse stato Zapata che sta recuperando dall'infortunio sarebbe stato forse un po' più facile anche per lui come si dice giocare una partita un po' più di livello, senza di lui è diventato praticamente impossibile. Bastoni come al solito ci mette lo zampino, anche quest'anno insomma fa vedere che è uno dei top al mondo, ma non solo per la qualità con cui muove il pallone, ma alla fine si fa trovare pronto anche su quel calcio d'angolo e apre le danze per l'Inter nel primo tempo con quella bellissima spizzata di testa. Però quello che mi fa, diciamo, da juventino, quello che vedo dall'Inter e che mi fa sempre pensare è il fatto che la decisione dell'Inter negli anni, soprattutto negli ultimi anni, di mantenere uno zoccolo duro, di crederci anche quando le cose non andavano perfettamente, ma continuare a spingere, poi fa vedere i suoi risultati, perché l'Inter gioca tanto a memoria, nonostante ci siano anche dei nuovi acquisti, dove stasera sì, a parte Sucic, chiaramente la formazione è un po' quella dell'anno scorso, però pian pianino insomma anche i nuovi acquisti, Bonnini abbiamo visto nel secondo tempo, tra l'altro entra e segna, ma giocheranno, avranno anche un po' più spazio quando inizieranno un po' tutte le altre competizioni. Però volevo dire che l'Inter mantiene questa ossatura da tanto tempo e cosa fa? Questo paga soprattutto dal punto di vista del gioco, perché l'Inter gioca un ottimo gioco, a volte può sembrare un po' semplice perché è fatto di tanti tocchi di prima, triangoli, ma in realtà di semplice c'è poco se tu non hai precisione, se non ti trovi nel posto giusto al momento giusto, se non hai anche quella tecnica che ti permette nello stretto di giocare in una certa maniera. E a tratti l'Inter secondo me questa sera ha giocato veramente bene, cioè proprio quell'Inter che ci ricordiamo insomma che da juventini insomma a volte non ci fa invidia, però sicuramente ci fa un po' imbestialire
negli ultimi anni. Il fatto che si trovino a memoria e possano fraseggiare così bene nello stretto, insomma, ci dice che sì, la Juventus ha ancora tanto da fare. Mi piace, mi fa pensare un po' alla situazione di Dusan Vlahovic, che chiaramente è una situazione completamente diversa da Lautaro, che è il capitano dell'Inter, ma penso a due punte che in Italia prima, insomma, degli ultimi 2 anni si pensava che fossero questi calciatori che potessero fare bello e cattivo tempo, è un po' quello che volevano, giocatori da 20-25 gol a stagione. Beh, Lautaro, ragazzi, è un atteggiamento che se Vlahovic ne avesse la metà, secondo me segnerebbe 5 volte di più i gol di quelli che ha fatto finora. Basti pensare a quel terzo gol che segna, chiaramente su quel retropassaggio orro della difesa del Torino che ormai era in bambola, però ragazzi il Toro non molla mai di 1 centimetro, cioè lui è uno di quei calciatori che secondo me quando ce l'ha in squadra la differenza si vede, perché è un giocatore veramente molto generoso, e stasera si è visto anche che comunque quegli screzi un po' estivi col Thuram eccetera eccetera sono completamente rientrati. Alla Juventus questo manca perché insomma noi continuiamo a cambiare ogni anno 4, 5, 6 elementi e poi ci ritroviamo con insomma una squadra che deve sempre iniziare a conoscersi e il tempo non c'è, e ci sono tutte queste competizioni e alla fine il gioco proposto secondo me lascia un po' a desiderare. Anche ieri, dove vinciamo 2-0, sicuramente non proponiamo una prestazione così convincente come quella dell'Inter oggi, e tra l'altro, ripeto, continuo a dirlo, alla Juventus servono sicuramente un paio di acquisti, lasciando stare che nel mondo ideale forse sarebbero 4-5, però pensare di non avere un centrocampista di qualità che veramente alza il livello della mediana bianconera e non avere un esterno di destra mi sembra un po' un'utopia, una follia, anche perché ricordatevi che appena subito dopo la sosta, quando andremo a affrontare l'Inter, sulla sinistra probabilmente ci ritroveremo il buon Pippo Kostic, quindi capite bene che insomma pensare a una sfida sulla destra Dumfries Kostic in questo momento, ecco, non ci voglio pensare, altrimenti non dormo per le prossime 3 settimane fino a quando non c'è la partita. Però la situazione è anche un po' questa qua. Forse l'unica nota stonata della partita dell'Inter potrebbe essere un po' Sommer, che è sembrato leggermente un po' arrugginito in un paio di situazioni, insomma si fa sfuggire il pallone. Chi lo sa che forse il buon vecchio Martinez quest'anno non abbia un po' più di opportunità di giocare insomma dal primo minuto, anche perché visto che ci sono 2 competizioni. Comunque insomma ragazzi, l'Inter ha giocato una partita di livello, è chiaro che non si possono tirare conclusioni dopo 90 minuti dall'inizio della Serie A, perché insomma sarebbe un po' la follia, né dal punto di vista delle conclusioni negative come possono essere per il Milan di Allegri, che sì, ha dimostrato di essere in difficoltà con una rosa inadeguata e un allenatore che forse ha ancora il problema di essere abbastanza privo di idee, ma il tempo ce lo dirà, anche perché comunque credo che Allegri come al solito è difficile che esca tra le prime 4, ma quest'anno si vedrà. Beh, insomma, penso che l'Inter e il Napoli siano lì davanti, sono quelle due che la Juventus deve un po' mettere nel mirino, perché io vedo la Juventus appena dietro, ma non la vedo così lontana, la vedo appena dietro, ripeto, il Milan lo vedo un po' in difficoltà e l'Atalanta avrà un punto di domanda grosso come una casa, non solo per il pareggio ieri che conta fino a quello che conta, ma insomma dopo tutti questi anni di Gasperini adesso Juric, come vi ho detto, mi convince, ma proprio fino a un certo punto. Credo che sarà una stagione molto difficile per loro. Gasperini nel frattempo insomma e la sua Roma potrebbero in realtà prendere il posto di quella che è stata l'Atalanta fino ad oggi, anche perché sembra che i romani stiano apprendendo e assorbendo le idee di Gasperini abbastanza in fretta, quindi si vedrà. E poi il Como, che se devo proprio essere sincero, tra tutte le partite che ho viste, le ho viste quasi tutte, quelle delle grandi, il Como non è una grande ma ha giocato un po' meglio di tutti, direi. Forse l'Inter ha giocato insomma anche lei a quel livello lì, però mi entusiasma il Como perché è una squadra giovane, un progetto molto interessante e secondo me quest'anno potrebbe veramente essere la sorpresa del campionato. Comunque l'Inter secondo me questa sera ci ha dato questo insegnamento, che continuare a fare disfare ogni anno dalla A alla Z in realtà porta i suoi frutti fino a un certo punto, e la continuità, la convinzione dell'ambiente e anche veramente mantenere tutti sul pezzo e tutti coinvolti dal punto di vista della rosa, beh, questo può fare una grandissima differenza. E ci ricordiamo che l'anno scorso Motta ha praticamente dei giocatori
li ha messi in castigo nell'angolo, non li abbiamo più visti, e secondo me si è creata una situazione veramente, veramente complessa. Tra l'altro secondo me per la Juventus non si tratta solo di aver fatto acquisti sbagliati in passato, questi lo sappiamo, di acquisti sbagliati ne abbiamo fatti, però anche la gestione degli acquisti. La gestione degli acquisti negli ultimi anni secondo me è stata un po' senza senso, cioè non ci voglio tornare, ma 50 occasioni per Cobb Miners e però 3 ad Agas Luiz. Cioè io ho capito che ci possono essere anche delle dinamiche diverse poi all'interno dello spogliatoio eccetera, però mi sembra che a volte la Juventus sia un po' tirata, come si dice, la zappa tra i piedi. E poi quando vedo acquisti come quello di Sucic, che ripeto 16-17 milioni a quell'età, beh, mi rendo conto anche che la Juventus ha smesso un po' di fare quegli acquisti futuribili. Se da un lato ci può essere la giustificazione che la next gen è un po' quel bacino, no? Che la Juventus usa, ci attinge, e poi quando i calciatori arrivano a un certo livello o li prende in prima squadra o comunque magari da in prestito eccetera. Però in realtà Sucic non è così, perché Sucic viene comprato a quell'età lì a 21 anni per giocare e per probabilmente essere uno dei rotanti titolari dell'Inter. La Juventus queste cose non le fa da troppo tempo e credo che sia una cosa importantissima anche per creare poi insomma un valore di questi calciatori, che poi in futuro, se uno decide poi di andare a venderli, beh insomma cioè, questi calciatori possono arrivare a cifre importanti, poi fare cassa per investire da un'altra parte. Credo anche che, concludendo, insomma, Chivu abbia messo anche lui a tacere un po' quelle che erano le voci su diciamo questa magari scetticismo che c'era intorno a lui per magari un allenatore giovane che non aveva ancora avuto l'opportunità di confrontarsi con una grande big. Però Chivu questa sera è sembrato a suo agio, come quando in realtà nell'Inter ci giocava, perché ha dimostrato di saper fare delle scelte, comunque di mettere in campo la squadra mantenendo proprio l'eredità che era stata lasciata da Simone Inzaghi, anche perché non avrebbe avuto nessun senso insomma cambiarla dopo che questa squadra arriva in finale Champions League e si gioca il campionato fino alla fine, anche se non sono arrivate vittorie. E ha dimostrato che mi sembra che al momento all'Inter ci possa stare, abbia veramente anche le idee abbastanza chiare. Ecco, insomma, io sono convinto che quest'anno sarà un campionato comunque combattuto e vi dico che la Juventus ci può stare tranquillamente in quel gruppetto di testa, però abbiamo bisogno nei prossimi giorni di fare qualche acquisto, scusate, vi ripeto, in un mondo perfetto sarebbero 4-5, nella realtà dei fatti secondo me almeno 2 sono quasi mandatori, diventerebbero 3 se Vlahovic per qualsiasi tipo di motivo poi se ne dovesse andare. Se dovesse rimanere, secondo me a questo punto, come fanno in Inghilterra, meglio sfruttarlo fino alla fine e mantenerlo lì, mantenerlo coinvolto e metterlo dentro, perché si potrebbe anche sfruttare questa sua voglia di rivalsa e comunque anche la voglia di giocare un mondiale e rimanere a un certo livello anche di preparazione e condizione per poi essere in grado di scegliersi la squadra del suo futuro. Però è importante rendersi conto che la Juventus sicuramente in questa settimana farà 2-3 acquisti perché ne ha di bisogno, e guardandosi intorno e guardando le altre, beh insomma il campionato iniziato, si fa sul serio e Napoli e Inter secondo me quest'anno non aspettano nessuno. Un abbraccio, sempre forza Juve.